Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il grande successo del mio precedente video su questo argomento, ho deciso di fare un altro tutorial in cui andiamo a personalizzare più approfonditamente la nostra distro. Io sono TechGblog e sul mio canale troverai tutorial, consigli e molto altro sul mondo della tecnologia. Oggi andremo ad utilizzare di nuovo Ubuntu, ma le operazioni saranno uguali su tutte le distro che usano GNOME 3 o superiori e Grub come bootloader. Se non sai come installare una distro Linux su una macchina virtuale, ti lascio due video nelle schede che potrebbero fare al caso tuo. Per qualsiasi cosa trovi tutti i link utili e i comandi utilizzati in descrizione. Per prima cosa andiamo ad aprire la nostra macchina virtuale. Come vedete qui abbiamo una schermata di login abbastanza scarna. E ora andremo a modificarla. Andiamo su Firefox o comunque sul browser e cerchiamo uno sfondo 4K che può piacerci. Quindi basterà scrivere nella barra di ricerca 4K wallpaper PC e scegliere appunto. Io per esempio vado su Unsplash e cerco qualche bello sfondo, come per esempio questo, carino. Ci clicco sopra e lo scarico. Verrà scaricato abbastanza velocemente. Sfondo in 4K così da essere ad una risoluzione maggiore. Adesso lo rinomino per comodità perché come nome è abbastanza improponibile. Lo rinomino Abstract Background. Apriamo il terminale all'interno della cartella scaricati, quindi tasto destro apri il terminale e scriviamo sudo mv abstractbackground.jpg, che è appunto il nome del nostro file, spazio /user /share /background/ e andiamo invio. Vediamo che una volta messa la password il background, cioè la nostra immagine, sarà spostata dai scaricati alla cartella background. Ora apriamo il terminale di nuovo e scriviamo sudo apt install spazio wget spazio libg lib 2.0-dev-bin. Installiamo tutti e due. Ora scriviamo wget e questo link che troverete ovviamente in descrizione perché da leggere è abbastanza impossibile. Andiamo a scrivere quest'altro comando, ovvero chmod più x change -gdm -background e andiamo a dare i permessi di avvio a questo file. Ora facciamo sudo update alternative --config gdm3 -them -resource e stiamo attenti che sia impostato su, nel mio caso, 0, ovvero gnome shell them. Mettiamo appunto come valore predefinito, cioè come numero, quello dove si trova gnome shell them. E ora continuiamo e scriviamo sudo // change -gdm -background spazio e mettiamo la path, ovvero l'indirizzo, e il nome del file che vogliamo usare come background. Qui mettiamo yes e verrà riavviato il GDM, quindi verremo disconnessi e riconnessi. Aspettando un attimo vediamo che il nostro background è cambiato e
può essere migliorato, ma non è male. Ora andiamo a personalizzare Playmount, quindi andiamo su Gnome Look, il nostro caro amico, cerchiamo la sezione Playmount Theme e scegliamone uno che più ci aggrada. Di solito io ordino in base al rating, per esempio scelgo questo Vortex Ubuntu, e ci basterà seguire le indicazioni che sono scritte qui sotto per l'installazione, che non sempre sono presenti. Cercate i temi dove ci sono delle indicazioni di installazione, che vi tornerà più semplice, insomma. Scarichiamo, andiamo nella cartella scaricati, estraiamo questo zip. Adesso qui dentro tasto destro, apri nel terminale e scriviamo sudo chmod spazio più x install, quindi diamo anche qui i permessi di esecuzione al file install. Successivamente scriviamo sudo./install e appunto verrà installato questo nuovo tema per Playmount. Playmount non è altro che l'applicativo, praticamente è l'applicativo che vediamo durante il caricamento tra il boot e il login. Quindi di solito è il tema di Ubuntu con dei pallini che si illuminano o cose simili. In questo caso abbiamo scelto questo Vortex. Andiamo adesso al prossimo riavvio, vedremo com'è cambiato. Basterà fare sudo reboot. Una volta finito si riavvierà e vediamo che carino. Ora eseguiamo il login e ci troviamo di nuovo sul desktop. Ora voglio farvi vedere un'altra cosa. Conoscerete tutti Grub, per chi non lo conosce è il bootloader utilizzato nelle distro Linux e non è quasi mai visibile se si ha installato una sola distro o un solo sistema operativo sullo stesso disco. Però qualora sul vostro PC, non sulla vostra macchina virtuale, abbiate più distro Linux installate o comunque Windows e Linux in dual boot, cose così, vedrete appunto la schermata di Grub, che non è altro che una schermata molto scarna dove voi avete la lista dei vostri sistemi operativi e potrete andare a selezionarli. Quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a rendere più carina questa schermata. Qui non la vedremo in azione, però potete provare sul vostro PC, insomma. Da Gnome Look, la sezione Grub Themes, e sempre per rating io scelgo questo vMix, che è molto carino. Lo scarichiamo. Download. Adesso andiamo ad estrarre la cartella, entriamo dentro, apri nel terminale e come al solito lanciamo il file di installazione, quindi /install sh. Ci chiede i permessi di root perché giustamente non abbiamo messo sudo, quindi mettiamo la password e verrà eseguita l'installazione. Una volta finito noi possiamo riavviare
il nostro PC e dovrebbe essere tutto ok. Spero di aver creato un contenuto utile per te, se così fosse valuta di iscriverti al mio canale. Nelle schede trovi il primo video che avevo fatto su come personalizzare l'interfaccia di Gnome, dagli un'occhiata. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi farmelo sapere tramite un like e un commento. Se ti fa piacere trovi tutti i miei social in descrizione in cui potrai seguire le mie avventure e metterti in contatto con me. Inoltre, se vuoi supportarmi ulteriormente puoi fare un salto sul mio canale Telegram delle offerte, in cui trovi le migliori offerte del web. Potrai accedervi tramite il link in descrizione scannerizzando il QR code che vedi a video oppure cercando TGB Offer su Telegram. Grazie per la visione. A presto!